Quando è comparsa la figura del magistrato Antonio Di Pietro, tutta l'Italia ha cominciato a gioire perché sembrava che la corruzione che attanagliava il paese stesse per essere sconfitta definitivamente. E in realtà c'era una società civile che con quel sistema dei partiti aveva convissuto appieno, condividendone non soltanto le virtù, ma anche i vizi e i difetti. Tutto sommato, comunque, la società si schierò al fianco di Di Pietro e dei magistrati che stavano indagando sulla corruzione politica, che vorrei ricordare nacque con un episodio anche marginale, una certa quantità di denaro nascosta dentro gli slip di Mario Chiesa che cercò di nasconderli buttandoli nel water. Da lì poi venne progressivamente meno un sistema, ma io ritengo che venne meno soprattutto perché erano cambiati gli equilibri geopolitici e politici internazionali. Il fatto che Di Pietro fosse diventato un eroe nazionale e con lui il gruppo dei magistrati, per certi aspetti, e non vorrei essere paradossale, può sembrare come una sorta di paradossale critica indiretta alla magistratura, come a dire, cioè, che se ci fossero stati dei bravi giudici, dei bravi magistrati, le cose in Italia sarebbero andate bene, come se tutto dipendesse dai soggetti, mentre invece il problema è che buoni magistrati nel sistema giudiziario italiano ci sono sempre stati. Il problema era nei rapporti politici fra il sistema politico, fra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Quando è caduto il muro di Berlino e sono venuti meno gli equilibri politici mondiali, in quel caso, in quel momento, è venuto meno il sostegno che le grandi potenze davano ad una serie di partiti che venivano tenuti in vita e venivano tollerati nei loro comportamenti illeciti perché erano un fondamentale bastione per la conservazione di quegli equilibri. Se vogliamo chiamare le cose con il loro nome e cognome, possiamo dire per esempio che il sostegno degli Stati Uniti d'America alla democrazia cristiana, al Partito Socialista, era pieno e totale perché questi partiti rappresentavano un forte bastione anticomunista. Venuto meno il comunismo con la crisi di Berlino, con la caduta del muro e con la deflagrazione poi del sistema gorbacioviano, non c'era più bisogno di tollerare atteggiamenti, comportamenti e culture politiche distanti dal sentire degli Stati Uniti d'America. Venuta meno la protezione, il sostegno indiretto che era stato dato, ebbene la corruzione aveva raggiunto livelli veramente inammissibili per cui il processo, la frana si è messa in moto ed non è stato così difficile poi assecondarla ed anzi ampliarla. È altrettanto vero che si è fatto un ricorso un pochino leggero e forse improprio alla carcerazione preventiva, ad una forma di pressione psicologica nei confronti degli indagati che ha portato poi ad una corsa vera e propria verso la denuncia di illeciti. Io pongo un problema, non voglio giudicare né dare giudizi, né, non voglio dare giudizi né esprimere opinioni più dirette, soltanto porre un problema. È vero che nel rapporto fra politica e impresa i politici erano corrotti e chiedevano denaro agli imprenditori? O non è vero anche che gli imprenditori attraverso la corruzione politica acquistavano in pratica quote di mercato altrimenti non conquistabili? Cioè chi era il corruttore e chi era il concusso? Il sistema giudiziario italiano ha stabilito ben precisamente che fossero i corruttori e chi fossero i concussi e il sistema politico italiano è conflagrato, è caduto e si è disciolto come neve al sole.